E sai quando tu dici respiro il verde, che spettacolo avete da qua, adesso io prendo un caffè e mi metto qua, già vedete, spettacolo. È birra o tè? La pesca. Ah, pensavo birra. Buongiorno e benvenuti all'Isola delle Bionde, paesaggio, che dire, fantastico. Oggi da qui facciamo una camminata e vi porto attraverso un parco molto bello da vedere e arriviamo a Jamaica Beach. Intanto godetevi il panorama, guardate che spettacolo. Se vi state domandando cos'è quello stabilimento, è il centro di filtraggio delle terme di Sirmione. Ho fatto anche un video specifico per parlarne, perché più o meno lì sgorgano le terme a circa 70 gradi, 68 di temperatura, e attraverso un tubo arrivano al centro di filtraggio e poi vengono portate ai vari centri termali. Piccola parentesi, come si formano le terme l'ho già detto in altri video, ma il percorso inizia là in cima a Monte Baldo, circa 2000 metri di altezza. L'acqua piovana, lo scioglimento della neve fa sì che l'acqua scenda all'interno della roccia per circa 2000 metri, va nel sottosuolo per altri 2000 metri, poi risale riscaldata dal calore geotermico. Questo percorso dura 20 anni, sgorga lì a una profondità di circa 20 metri e poi da lì viene raccolta e portata. Ho fatto un video specifico per parlarne e anche di quando è stata scoperta, da chi, le terme eccetera. Però ora noi ci godiamo invece la passeggiata che ci porterà a Jamaica Beach, di cui ho fatto un video, però non ho mai fatto un video per andare direttamente da qui a Jamaica Beach, perché il percorso è molto bello. Vicino a Jamaica Beach abbiamo anche le terme, scusate, abbiamo anche le grotte Catullo. Stavo pensando alle terme di prima. Qui sopra vi prendete un caffè, vista lago ovviamente. Questa è la spiaggia privata, non c'è spiaggia libera, qui è molto piccola, però avete dietro il parco per poter camminare, spiaggia, vi potete tuffare direttamente nel lago, pontile, attività. I prezzi sono, insomma, qui i prezzi delle varie attività, più o meno 30 euro tutto il giorno, poi dipende dal periodo, luglio-agosto un po' di più, maggio-giugno un po' di meno, però sapete che spendete 30 euro per star qua, però tutto il giorno. Guardate che vista stupenda. Ora noi di là c'è il parco di Maria Callas, però oggi non c'entriamo. Io oggi volevo portarvi di qui a visitare questo parco e a visitare il parco sopra e poi andare a Jamaica Beach. Io abito a Desenzano del Garda, però vengo spesso qui e ho iniziato a fare questi video perché ho notato che non ci sono youtuber, persone, vlogger che riprendono così nello specifico questi posti, nel senso che ci sono dei video stupendi di youtuber che vengono qui, che girano il mondo, l'Italia, video fantastici, magari fanno un giro veloce qui, fanno vedere le 4-5 attrazioni particolari, però non c'è nessuno che ci abita, almeno credo, che fa vedere un po' meglio nello specifico questi posti, che altrimenti si perderebbero. Qui è pieno di ulivi, siamo sul lago di Garda. Oh, che profumo! Stanno cucinando il pranzo al ristorante. Profumo di carne. Io ho già fame. Là c'è una scuola, ogni tanto io scrocco le informazioni, come per esempio la storia delle terme che vi ho raccontato prima. Non l'ho letta in internet, ma c'era un insegnante che lo stava spiegando a dei ragazzi delle medie, mi sono messo vicino e ho imparato anch'io. Guardate che posto, nessuno fa mai vedere questi posti.
saliamo di qui. Ora vi faccio vedere una panchina che in ogni video la faccio vedere, che a me piace tantissimo. Io penso di essere l'unico in Italia o nel mondo che abbia fatto un video specifico di questo posto. Guardate, io spero che l'audio si senta bene, ma in questi giorni mi sto attrezzando anche perché sto scegliendo un microfono dato alle mie esigenze, perché come ho detto tante volte, in questo periodo, qualche giorno fa sono caduto in acqua vestito, d'altronde facendo i video qua sul lago, sono scivolato e ho rovinato tutta l'attrezzatura. Guardate, la vedete quella panchina là in fondo? Ora, secondo me, se siete venuti qua a Sirmione non siete mai venuti qui. Lì sotto c'è il Lido delle Bionde dove eravamo prima. Da qui, se vi sedete qui a mangiare in mezzo alla natura, cioè guardate che spettacolo avete da qua. Ma che posti vi faccio vedere. Poi qui è veramente molto tranquillo, non so se li sentite, poi mi accorgerò dopo nell'editare l'audio, però io in questo momento sto sentendo gli uccellini, c'è poi vabbè, una brezza mattutina che non potete sentire attraverso il video, e poi c'è tanta natura, quindi proprio respirate. Sai quando tu dici respiro il verde? Ecco qua così, guardate. Quindi venite, se venite al Lido delle Bionde, che è facile da raggiungere, da qui salite per il parco e magari vi mangiate qualcosa qui, anche perché qui trovate l'ombra. Quando fa molto caldo, anche in agosto, qui la temperatura è sempre più fresca perché siete in mezzo al verde. Ma le sorprese non sono finite, perché andiamo a vedere un altro parco qui sopra, che io penso che nessuno youtuber, vlogger di viaggi abbia mai fatto vedere. Questo è Parco Tomelleri, mi sembra, poi di là c'è il nome, Tomelleri, sì. È un parco pieno di ulivi, qui batte un po' più il sole, quindi è meno fresco, però è bello a vedere, molto molto curato. Quello, il parco, chiamiamolo parco, lì sotto è più selvaggio, questo è un po' più curato. Due cose diverse, però sono talmente vicine che vi consiglio di andarlo a vedere. I ragazzi studiano. Ecco, cioè guardate che spettacolo avete da questo parco. Là, quello è il pontile dove eravamo prima, vedete? Quello. E tra l'altro mi sto divertendo tantissimo perché ho il nuovo telefono per fare i video. Perché il telefono? Perché rispetto a una videocamera che poteva andare bene per la GoPro o una Sony, ho fatto un po' di test e per il mio utilizzo preferisco l'iPhone. Qualità, portabilità, ci lavoro subito, per me è comodo. Quindi se venite a Lido delle Bionde, oh che profumo, ma quando inventeranno qualcosa che può trasmettere i profumi, perché c'è un profumo di primavera, di fiori, fantastico. Guardate che bello. Ecco là il cartello, io mi ricordavo che si chiama Parco Tomelleri. E vi dicevo che l'idea di fare questi video mi è venuta perché io abito qui e ho pensato abito sul lago di Garda di Zenzano. No, è l'altro cartello, c'è un altro di là, poi andiamo a vederlo. Quindi l'idea di fare questi video mi è venuta perché ho pensato non c'è nessuno, meno che ho trovato su YouTube, che abita sul lago di Garda e fa vedere così nello specifico, nel dettaglio, questi posti. Ora lì, cos'è quella l'altra volta? Sì, c'era anche l'altra volta, però non mi sono fermato a vederla. Io vi consiglio veramente di vedere questo posto perché è veramente fantastico. Poi si collega al parchetto lì sotto, quello più selvaggio. Fammi vedere cos'è questa. Cos'è? Ecco, poi il bello del comune di Sirmione
qui trovate sempre queste torrette che vi spiegano. In questo caso sicuramente è una scultura moderna, una arte moderna, Stefano Bombardieri, il titolo è Nautilus. Poi chi piace, chi non piace, non so se ci stava qua sul lago, ma secondo me a volte mettono queste creazioni artistiche per non lo so perché, sì vabbè, non so, sembra una gusci di una lumaca, non lo so, magari ditemi nei commenti se a voi piacciono queste strutture moderne qui all'interno oppure non ci stanno. Avreste messo che cosa avreste messo? No, io non lo so, io probabilmente niente, però cioè, non so che senso abbia, non lo so. Vabbè, non fa male, non fa bene, non lo so. Qui guardate, vediamo se c'è il cartello qua. Il cartello è di là, però io volevo passare in mezzo ancora al parco e farvi vedere quanto è bello passeggiare qua in mezzo. Poi continuiamo. Eccolo di là lo vedo, c'è il parco di Maria Callas, quindi non è grandissimo, però scendete da quella parte e poi entrate, vi fate un giro al parco di Maria Callas e poi scendendo si collega sempre al Lido delle Bionde. Quindi è tutto qua e adesso noi andiamo in quella direzione e vi porto a Jamaica, vi porto a Jamaica Beach, di cui ho già fatto vari video. Ne faccio un altro da un'altra prospettiva con immagini diverse, anche perché quando cambia il tempo cambiano anche i colori. Poi ho il nuovo iPhone, quindi voglio fare un video con la nuova videocamera. Ecco, qui c'è il trenino che vi porta dal centro di Sirmione, là 300 metri l'acquaria. Eccolo qua il cartello, Parco Tomelleri. Sì, Tomelleri. Dicevo, questo trenino vi porta dall'acquaria, sono circa 300 metri e altri 300-400 metri a dove stiamo andando noi, Jamaica Beach e le grotte Catullo. Però a meno che costa 1,20 €, 1,50 € andate e poi c'è 1,50 € ritorno. Però a meno che non abbiate problemi deambulatori, si dice, cioè per camminare, fatela a piedi perché il trenino non fa le fermate, cioè non si ferma qui e va diretto, mentre a piedi passano in totale tra i 500 metri e il chilometro, non lo so. Però facendo questa strada, questo è il parco Tomelleri che abbiamo visto prima, facendo questa strada potete fermarvi al parco, qui scendere giù alle Bionde, risalire, andare al parco Maria Callas, quindi io la farei a piedi. Ora qui non so che cosa c'è, vedo che stanno da qualche giorno molto velocemente pulendo, tagliando. Qui c'è un cartello che dice parco, quindi non so se è privato o pubblico, però ci tornerò a fare un video qua. Parking Brunella e Pace. Non lo so, quindi forse stanno creando un'altra area di parco. Qui immagino ci sia una villa, una casa privata, però anche qui ho visto che sta facendo dei lavori. O no, c'erano dei negozi, sembrano dei negozi, no? Tutta quest'area. Comunque ci tornerò, tanto io passo sempre qua e farò un video se fanno qualcosa di interessante da andare a vedere. Ora noi continuiamo e andiamo a vedere Jamaica Beach. Anche questo cartello l'altra volta io non l'ho notato. Parking, cos'è? Parcheggio Sirenella, non lo so, sembra una cosa molto vecchia. Comunque qui in macchina non ci potete venire, nel senso che gli unici che possono venire qui in macchina sono chi ha l'hotel qui oppure i residenti. Il centro è blindato, c'è la stazione dei vigili all'inizio, quindi non potete entrare. Qui siamo arrivati alla piazzetta, fermata del trenino.
qui avete due possibilità, tre. La prima, riposarvi. La seconda, andare a vedere le grotte di Catullo, ve lo consiglio, le entrate qui. Non ricordo quanto costa il biglietto, ma sicuramente poco, 3-4 euro, e sono veramente grandi. C'è anche tutto un museo interno, avete una vista spettacolare sul lago. Grotte di Catullo, perché grotte? Grotte non perché siano grotte naturali, ma perché, qua intanto vi faccio vedere un po' l'entrata, ma perché viste da lontano, per esempio se fate il giro in barca, assomigliano a delle grotte, no? Come sono state costruite. Il nome Catullo perché la leggenda narra che la villa romana appartenesse al poeta Catullo. Siamo intorno all'anno forse 100 d.C., se non ricordo male. E grotte, quindi è una villa romana, resti romani non sono le grotte. Mentre qui scendiamo a Jamaica Beach. Già scendendo a Jamaica Beach c'è un percorso che lo facciamo di circa 200 metri che è spettacolare. Ecco perché vi dicevo che io abito a Desenzano, o l'ho detto in un altro video, non lo so, abito a Desenzano, però preferisco Sirmione, potendo scegliere. Ho scelto Desenzano perché esigenze familiari, lavoro eccetera, in quel momento andava bene Desenzano. Ora, potendo scegliere, ma non posso scegliere perché la casa che ho va bene com'è e tutto il resto, però Sirmione è più bella perché ci sono, dal mio punto di vista, ci sono più posti da vedere, quindi ti passa veramente la giornata. Ci sono più spiagge, più aree verdi, il centro è fantastico. Goccia d'acqua che è arrivata dall'alto, ora continuiamo a scendere. Allora, le previsioni davano pioggia oggi, temporale, però ormai non le guardo quasi più perché continuano a cambiare. Mentre scendiamo il panorama è fantastico. Lì a destra avete le mura delle grotte, eccole là sopra. A volte mi domando se queste persone sono già state qui o è la prima volta, non lo so. La maggior parte però sono turisti, quindi mi aggrego ai turisti. Rimanete qui, non cambiate perché adesso vi faccio vedere una vista veramente bella, guardate. Ecco, da qui altra vista spettacolare sul lago, qui punto fotografico per tutti, e vedete anche una parte delle grotte di Catullo, zona che potete visitare perché se entrate nelle grotte, proprio a quel punto ci potete andare a vedere, a toccarlo, credo, sì. Ora scendiamo e tra poco arriviamo a Jamaica Beach. Anche questa strada magari al ritorno è un po' più faticosa, però scendendo è ombreggiata, siete sempre in mezzo al verde, agli ulivi. Ecco perché io amo Sirmione. Poi tutto il lago è bello e un po' alla volta farò tantissimi video specifici di ogni posto. Ne sto facendo di più di Desenzano e Sirmione, ma semplicemente perché abito a Desenzano, quindi è un po' più a portata di mano. Però adesso che nel periodo estivo sono un po' più libero, famiglia eccetera, quindi giugno, luglio, agosto posso muovermi di più dalla mattina alla sera e girare un po' tutto il lago. Un'idea che mi è venuta era quella di noleggiare tipo una Vespetta e fare tutto il giro del lago, fare una tappa, il giro del lago sarebbe dall'alba al tramonto, no? Vi ricordate quel film con Banderas, tipo dei vampiri dall'alba al tramonto, una cosa del genere? Riguardando quel film poco tempo fa mi è venuta l'idea di fare un giro con la Vespa, noleggiarla e fare tutto il giro della Guigarda e fare delle tappe veloci e fermarmi in ogni posto, quindi dall'alba al tramonto. Ditemi nei commenti se l'idea vi può piacere. Guardate qua, ci ho messo, però andiamo a Jamaica Beach, faccio vedere. Arrivati a Jamaica Beach, la prima tappa per me è questo bar, caffè, bicchiere d'acqua con questa vista spettacolare. Qui tutte le indicazioni,
E guardate. Adesso vi prendo il caffè e andiamo. Poi è strafigo questo posto. Qui ecco la sera fa l'aperitivo. Io non so se sta preparando. Ma è birra o tè? È birra o tè? Te la pesca? Ah, pensavo birra. No, stiamo facendo il lavaggio della birra. Ah. No, perché a quest'ora qua pensavo già insomma 5 litri di birra. È una Weissteiger, lì una Weissteiner, Weissbier. Grazie. Ok, grazie. Sì. C'era gli acquari, no? Chi alla mia età si ricorda, andavi a rispondere, sono questi acquari, mettevi le cannucce, tipo 20 litri di birra e si beveva tutti insieme. Ora non so se voi vi rendete conto, ma guardate che, cioè sì, vi rendete conto, guardate che spettacolo. Di là c'è tutta la spiaggia, poi da lì potete anche scendere dalle grotte Catullo e venire direttamente in spiaggia. Là c'è una persona che controlla, vi mette un braccialetto tipo in discoteca quando entrate e uscite, quindi potete dalle grotte venire qui, prendere un caffè, rilassarvi, tornare alle grotte. Ecco, questa è un'informazione importante perché tanti non lo sanno. Fanno tutto il giro alle grotte, stanchi morti, poi arrivano qua e scoprono che potevano invece rimanere alle grotte. Quindi rimanete alle grotte di Catullo perché sono veramente lunghe. Magari vi fate anche tutta la giornata perché è veramente bello, portate i bambini a vederle. Sono veramente grandi a vedere, c'è tanto a vedere. Vi può passare la giornata. Poi venite a pranzare qua, vi consiglio di farlo durante la settimana, scendete, braccialetto, giretto in spiaggia, relax e poi risalite alle grotte. Ora io prendo il caffè e qua non è bello, è di più. Cioè, guardate. Ora però andiamo a vedere la spiaggia di Jamaica Beach perché è stra particolare. Ora la spiaggia non è grande, ci sono 3 piccole spiagge e fate, tanto qua la gente che si gode la vita. Ci sono 3 piccole spiagge e fate molta attenzione a non scivolare. La caratteristica di Jamaica Beach è l'acqua ipertrasparente e tutte queste rocce. Vedete? Cioè la caratteristica è proprio la spiaggia, l'acqua trasparente, naturalmente le rocce continuano e queste rocce. Il problema di queste rocce è che scivolate, io sono caduto qua. Ecco il punto in cui ho rovinato tutta la mia attrezzatura, qua. Voi ora magari pensate di entrare ed avere presa con i piedi, no? Appena arrivati in quel punto lì, si forma una piccola melma e proprio non riuscite, scivolate, quindi dovete avere le ciabatte in gomma, fidatevi. Io sono scivolato lì completamente in acqua con tutta l'attrezzatura, il microfono, il telefono, ho fatto un disastro. Questa è la prima spiaggia. Ora la vedete tranquilla perché siamo siamo in settimana, mercoledì, però qua il sabato e la domenica è impossibile venire a vedere la spiaggia. Ora andiamo a vedere tutta l'altra parte
E poi i prezzi sono anche accessibili perché tutto il giorno voi state in questo posto a 10 euro. Quindi penso che un posto del genere a 10 euro ci possa stare. Guardate che carini quei fiori. No. Mini parco gioco, forse potevano fare qualcosa in più per i bambini, però vabbè dai, qualcosina in più per i bambini l'avrei fatto, eh. Però voi giustamente dite, se i bambini vengono qua, non stanno al parco giochi. Però un bambino di 1 anno, di 2 anni, probabilmente preferisce stare al parco giochi che in spiaggia. Non lo so perché ci sono le rocce, non c'è la sabbia. Questa è una micro spiaggia, c'è pure la pianta che fa un po' di fauna. Poi sono belle vedere, è bello vedere queste piante in mezzo alla spiaggia. È veramente piccola, però iper carina, guardate. Ora andiamo a vedere la spiaggia più grande di Tamariga Beach. Allora, oggi, secondo me, è una delle giornate più belle per passare in spiaggia, infatti dopo mi fermerò qui, perché non fa troppo caldo, ci saranno circa 25, 26, 27 gradi, ci sono un po' di nuvole, quindi non c'è quel sole fermo che ti brucia e c'è vento. E tutte queste nuvole creano un panorama che io non so, non mi stancherei mai di guardare. Ah, qui vedo anche, quindi probabilmente io non l'ho mai fatto, però se vi piace potete anche fare questa attività. Ehm, Voi direte, ma io non voglio pagare 10 euro e vado in spiaggia. Ora vi faccio vedere perché ci andiamo, però la spiaggia è tutta questa. E vedete, ora scendo. Io preferirei stare qua. Uno perché ho le piante, ho la vista magnifica e due perché la gente non mi passa in mezzo, nel senso che questa spiaggia è famosa, quindi più che una spiaggia è come dire, un percorso turistico e vi faccio vedere adesso. Quindi mettersi lì con il lettino, cioè il lettino non potete metterlo, però mettervi lì con l'asciugamano, se qualcuno lo fa vi farò vedere, però avete la gente che vi passa da una parte all'altra. Ora, occhio, cioè vedete com'è. Certo c'è qualcuno, però guardate che attrazione. Sì, c'è qualcuno che si mette là, se trovate l'angoletto. Certo, non pagate 10 euro, però avete la gente che vi passa da una parte all'altra. Cioè, il problema è che voi vi mettete qua, però avete la gente che va avanti e indietro. Però da qui è... Guardate che bello. Cioè, il panorama è veramente spettacolare. Però io mi metterei là dietro. E poi qua finisce tutto, vedete? Quindi io con un panorama troppo bello vi saluto, ringrazio tutti quelli che mi hanno seguito fino alla fine, mi raccomando iscriviti al canale, fallo ora, poi ti dimentichi, è importante non soltanto per me ma anche per te perché potresti non trovare più i miei video e ci vediamo in un prossimo video.